Siamo arrivati a Kashan con picchi di 41-42 gradi che ti bruciano gli occhi e ti bruciano l'interno delle narici. Ma ce l'abbiamo fatta anche oggi. Ci abbiamo messo un po', sono circa le 4, siamo partiti tra una cosa e un'altra dopo le 10, qualche pausa nel mezzo, ma sapevamo che ci avremmo messo almeno 6 ore. Qua siamo nella zona delle case storiche, le case tradizionali, dove domani vi porterò. E noi ovviamente dormiamo in una di quelle. Ma che belli questi vicoletti! Adesso vi porto come a fare un tour di questa bellissima stanza che abbiamo preso in questa casa tradizionale iraniana a Kashan per poco meno di 40 euro a stanza. Questa è l'acqua alle rose che ci hanno portato, perché Kashan è anche famosa per le rose. Bellissime vetrate. E qui abbiamo una cucina di un colore stupendo. Io ecco vorrei una cucina di questo colore a casa. Guardate che bellezza. No. Buongiorno, oggi vi porto con me nelle vie di Kashan. Guardate un po'. Sto ovviamente sfruttando l'ombra perché sono le 10 di mattina e ci sono già oltre 40 gradi. Per fortuna la percentuale di umidità è bassissima, all'ombra si sopravvive. Ma perché Kashan? Perché Kashan è una meta assolutamente da raggiungere per visitare le antiche tradizionali case persiane, risalenti alcune anche prima ancora del 1800. E oggi vi porto con me in questo salto nel passato della Persia e di come vivevano. Quello che notate prima di qualsiasi altra cosa è che le abitazioni dall'esterno sembrano edifici semplici, modesti, in realtà all'interno appena aprite il portone scendete le scale perché sono tutte state costruite su un livello più basso pensato per essere più fresco, si aprono dei veri e propri luoghi meravigliosi. È molto bello a Kashan perdersi per i suoi vicoli stretti che non sai dove ti portano. Il sole che filtra dalle finestre storiate.
mercante di vetro. Scendiamo? Questa era la stanza refrigerata, da qui arrivava l'aria raffreddata dalla torre del vento. Vi assicuro che dentro queste case fa molto più fresco che fuori, cioè che lassù. Eccoci arrivati alla casa tradizionale di Boroujerdi. Potrei sbagliarmi, perdonatemi la pronuncia. La leggenda narra che un noto mercante di tappeti che si chiamava Boroujerdi, appunto, chiese in sposa a un suo collega sua figlia e il collega gli rispose: sì, va bene, ma mia figlia dovrà crescere in una casa bella quanto quella in cui è cresciuta. E così, 18 anni dopo, prende vita questa bellissima casa tradizionale. Adesso entriamo in quella che è considerata il capolavoro delle case tradizionali, 10 anni per costruirla. Benvenuti nella dimora storica di Tabatabai. Curiosità, vedete sulle porte c'è questo batacchio più lungo e sottile, dall'altra parte questo batacchio più massiccio e tondo. Allora, una volta, se eri una donna e volevi entrare, dovevi battere col batacchio tondo, mentre se eri uomo con questo batacchio lungo. Così comunicavi agli abitanti della casa che se era una donna a bussare sarebbe andata a aprire una donna, se era un uomo a bussare sarebbe andato a aprire un uomo. Ricordiamoci che era una società, diciamo, molto più segregata, la donna non poteva essere vista dall'uomo. Non è una meraviglia? Avete visto le case tradizionali? Sono veramente magnifiche. La domanda però è, visto che avete percorso con me le stanze di quei luoghi, di quelle case sono spoglie, non c'è nessun mobilio, non ho trovato alcun tipo di arredamento. Per esempio mi sono chiesta: ma come dormivano? Ma come andavano in bagno? Quando mi è capitato di visitare qualche museo, castello, antica villa dimora in Italia, c'è sempre una sorta di riproduzione. Mi ricordo che al Castello di Grazzano Visconti mi aveva fatto molto sorridere. C'era questo letto con tantissimi cuscini e mi raccontarono che i nobili erano abituati a mangiare quando faceva molto freddo, ad andare a letto
subito dopo aver mangiato, e per favorire la digestione dovevano stare con molti cuscini dietro, per cui praticamente in posizione seduta ma a letto, con tantissime coperte sulla pancia per evitare problemi digestivi. E quindi queste curiosità mi sono rimaste anche su queste case tradizionali persiane. Spero comunque che vi siano piaciute e che abbiano riempito gli occhi di meraviglia anche voi come l'hanno riempita me.